Amici biker, ben trovati! Nonostante il mercato delle enduro stradali sia sempre più in espansione, alcune case coraggiose investono ancora andando controcorrente. E questo è il caso delle due case giapponesi Suzuki e Kawasaki che con questi due modelli si confrontano a spada tratta. Non volendo fare una comparativa diretta delle due rivali, in questo video vi parlerò della sola Suzuki GSX-S 1000 GT. Come sempre non mi risparmierò nel provarla a fondo per potervela raccontare nella maniera più completa possibile. Buona visione! Dopo averla osservata con attenzione, posso affermare che le sovrastrutture in plastica sono decisamente robuste. Buono anche il livello degli accoppiamenti e della verniciatura. Qualche piccolo dettaglio potrebbe essere migliorato, ma del tutto trascurabile quando la sostanza non manca e su questa sport touring sembra essercene molta. Le linee taglienti sembrano fatte apposta per intimorire. In realtà, dietro a questo design c'è un attento lavoro nella galleria del vento. Il frontale vanta due faretti a LED distanziati tra di loro, quasi fossero due occhi di un robot. Il look non può che confermare quanto in Giappone sia radicata la passione per la robotica. Spicca in maniera quasi anomala il largo manubrio rialzato. Questa soluzione, un tempo proposta da alcune case aftermarket in alternativa ai semimanubri, la si riscontrava sulle moto sportive dei biker tedeschi. Pertanto posso offrire un sicuro vantaggio dal punto di vista della comodità e della manovrabilità. A mio avviso poco ci azzecca con le linee sportive di questa bellissima Suzuki. I blocchetti non sono molto curati nel look, ma la loro semplicità porta spesso a dei vantaggi, peccato che manchi la retroilluminazione. Su quello di destra vi è il tasto per l'attivazione del Cruise Control, che trovo scomodo da azionare. Ciò che mi aggrada è la visibilità delle informazioni offerte dal TFT a colori da 6,5 pollici. Anche in questo caso la semplicità di lettura porta a meno distrazioni durante la guida. Lo schermo cambia di sfondo entrando in galleria. La sua accensione avviene per mezzo della chiave tradizionale. Sul lato sinistro della plancia è presente una presa di servizio a 12 volt. La sagoma piana del serbatoio, in prossimità del tappo per il rifornimento, ben si presta per alloggiare una borsa di medie dimensioni. Il fatto che il serbatoio sia in metallo non limita la scelta del tipo di fissaggio. Bello e compatto è lo scarico posizionato in basso. Questo lascia spazio alle borse laterali di ben 36 litri. Al loro interno è possibile collocare un casco integrale. Bello anche il forcellone a forma di banana. Non posso dire lo stesso della rifinitura. Dopo aver letto le caratteristiche tecniche riportate, percorro un breve tratto di tangenziale. Durante questo tragitto metto alla prova frizione e cambio. La frizione è a cavo ed è assistita nel funzionamento. L'azionamento risulta agevole, ma non raggiunge il livello della sua concorrente diretta. Buona la modulabilità. Nell'uso tradizionale il cambio è morbido e ha gli innesti precisi. Il Quick Shift funziona benissimo ed entusiasma quando a ogni scalata innalza il regime di rotazione. Raggiunta la velocità di 130 km/h in autostrada, la mia concentrazione si sposta immediatamente sul comportamento della ciclistica. La staticità raggiunta dalla moto a questa velocità è veramente eccessiva. La sensazione che provo è quella di trainare un rimorchio. Anche un semplice cambio di corsia risulta impegnativo. La reattività deve essere migliorata di molto per poter evitare prontamente un possibile ostacolo. Raggiunta la prima destinazione sarà mia priorità rivedere il comportamento dinamico apportando un diverso settaggio delle sospensioni. Gli specchietti sono posizionati in alto e ben distanziati dalla sagoma della moto. La visibilità al posteriore è decisamente buona. Per facilitare il parcheggio in luoghi stretti, con estrema semplicità è possibile richiuderli completamente. Il cupolino elimina efficacemente la pressione dall'aria a livello del busto. Rimangono scoperte spalle e casco. Essendo sprovvisto di meccanismi per apportare una differente regolazione, è necessario sostituirlo con quello più alto offerto come optional. La carena protegge efficacemente le gambe.
In sella si sta comodi, il posizionamento del manubrio consente di mantenere una lieve flessione del busto. Per una perfetta triangolazione avrei preferito un maggiore avanzamento delle pedane. Le gambe rimangono comunque poco flesse. La sella è molto accogliente e ha una densità corretta. L'incavo, situato nella porzione anteriore della sella passeggero, non limita gli spostamenti longitudinali durante la guida. Percorrendo una strada che conosco piuttosto bene, ricca di curve e con qualche avvallamento, testo il reale comportamento della moto. Di tanto in tanto mi fermo per regolare le sospensioni al fine di trovare il giusto compromesso. Avendo percepito un lento ritorno del monoammortizzatore, che rende l'avantreno meno preciso e rallenta la moto nei cambi di direzione, ho deciso per prima cosa di regolare l'estensione. Partendo dalla regolazione standard rilevata di mezzo giro dal tutto chiuso, ho girato la vinta in senso antiorario sfrenandolo maggiormente. Ora il registro idraulico è aperto di 1,5 giri. Il precarico l'ho aumentato di uno scatto per spostare più peso sull'anteriore. Anche sulla forcella sono intervenuto per velocizzarne il ritorno. Su entrambi i registri ho girato la vite in senso antiorario di un solo clic. Gli interventi fatti danno il risultato che speravo, ora spicca la sua indole da vera sportiva. Il feeling mi porta ad aumentare il ritmo divertendomi. Il comportamento neutro della ciclistica mi convince anche superando le imperfezioni a centro curva. Oltre a essere molto più veloce nei cambi di direzione, ora chiude meglio le traiettorie impostate. Questo fattore è ulteriormente migliorabile, facendo scorrere i foderi all'interno delle piastre di 2 mm. Gli amanti della guida sportiva estrema in sella a questa moto non resteranno delusi. Forzando l'andatura però emerge un limite nell'impianto frenante. Nonostante le pinze Brembo 432 mordono dischi da 310 mm, la frenata è poco incisiva. La pompa va bene per il solo utilizzo touring della moto. Considerando le prestazioni generali, non esiterei a sostituire quella originale con una più prestante. Il mio consiglio è di stare su di una pompa radiale Brembo o accossato da 19x20. Al posteriore il mordente non manca, la pinza Nissin fa egregiamente il suo lavoro, ottima la modulabilità. I pneumatici montati come primo equipaggiamento sono i Dunlop Road Sport 2. Nonostante la temperatura dell'asfalto è tutt'altro che bassa, da loro mi sarei aspettato un grip migliore. Visto la predisposizione sportiva della moto, per questo tipo di assetto avrei montato degli pneumatici più consoni. Il motore mi ha soddisfatto per la buona regolarità nel salire di giri e per la gran schiena. Le sue prestazioni massime offrono 152 cavalli a 11.000 giri di rotazione e una coppia di 106 Nm a 9.250 giri. In sesta marcia è possibile prendere velocità senza sussulti a partire dai 2.000 giri di rotazione. Questo grazie anche alla rapportatura piuttosto corta. La spinta diventa veramente importante superando i 5.500 giri. Dal lungo sembra infinito. Di fatto il DNA di questo propulsore ha origine dal miglior motore sportivo prodotto dalla Suzuki, l'apprezzatissimo K5. Al di sopra di questo regime di rotazione le vibrazioni si sentono non in maniera eccessiva su manubrio e pedane. Il sound dello scarico è un po' soffocato, ma fa intuire chiaramente il carattere della moto. Le mappe sono 3. La B è quella di compromesso e che mi ha convinto maggiormente in ogni situazione. L'effetto on-off è stato sensibilmente migliorato rispetto alla vecchia versione S, è però ancora percepibile indipendentemente dalla mappa scelta. I sistemi elettronici per l'assistenza alla guida sono 3, il traction control regolabile su 5 livelli, l'ABS e l'antisaltellamento. Il loro intervento non è controllato da una piattaforma IMU. Anche viaggiare all'interno del menu è piuttosto semplice, poche sono le opzioni personalizzabili. È possibile la connessione Bluetooth con il proprio smartphone per la gestione della navigazione satellitare. Lo spazio a bordo non manca anche viaggiando in 2. Le pedane del passeggero sono ben distanziate da quelle del pilota. Le valigie montate non costringono al passeggero una posizione naturale dei piedi. La porzione di sella a lui dedicata è sufficientemente comoda. La solidità delle maniglie passeggero non mi convince pienamente. La ciclistica non risente troppo del maggior peso trasportato. Ci si può divertire comunque tra le curve senza troppe limitazioni.
Bene, siamo giunti al termine di questa prova dedicata alla Suzuki GSX-S 1000 GT. Se avete la mia stessa curiosità nel sapere in cosa o di quanto si differenzia la sua diretta rivale Kawasaki Ninja SX 1000 GT, iscrivetevi al canale per essere informati sulla prossima pubblicazione. Grazie per averci seguito. Ciao!